Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di agrumi, stiamo girando una playlist bellissima qui con Maurizio Lenzi, siamo nel suo vivaio. Pensate, poco fa mi ha detto che non riescono neanche a fare un conto di quanti agrumi hanno all'interno di queste serre, si parla di più di 450 varietà, quindi c'è veramente da sbizzarrirsi. E adesso andiamo a presentare, insieme Maurizio ci presenterà quello che è l'agrume per eccellenza, no Maurizio? Che è il limone, Sì, giusto? sì. Quindi cosa possiamo dire di questa fantastica pianta? Ma il limone è l'agrume per eccellenza, è quello che è conosciuto ormai da tutti. I limoni ce ne sono molte varietà. Noi in questo caso abbiamo qui davanti ci sono dei limoni di varietà Eureka. Questo qui è un limone Eureka. Eureka, sì, una varietà giunta dagli Stati Uniti. Con queste righettine qui così, ma anche a forma più rotonda, insomma. Di buccia media, è molto succoso e molto profumato. Quali sono le varietà più richieste Ma qui in guarda, Italia? le varietà richieste dai privati sono sempre quelle che sono rifiorenti, che rifioriscono, che vengono chiamati quattro stagioni. In questo caso abbiamo davanti proprio piante quattro stagioni che sono molto rifiorenti. È ottobre e come potete vedere guarda, ci sono i frutti maturi Guardate e che bello. ci sono i fiori. Cioè, queste praticamente 4 stagioni vuol dire che tutto l'anno loro hanno... Sì, maturazione scalare, la fioritura principale è quella della primavera, di aprile o maggio, insomma, quel periodo lì. Noi in serra siamo un pochino più anticipati e la fioritura l'abbiamo anche a marzo. Poi dopo c'è una leggera rifioritura verso giugno, poi col caldo l'agrume si ferma un pochino, la fioritura non la vedi più, però come vedi la rivedi dopo a settembre-ottobre. E per cui dopo sulla pianta più adulta abbiamo una maturazione scalare della frutta. A partire da Natale, da dicembre diciamo, abbiamo dicembre, poi gennaio, febbraio e così via, tutta l'estate anche abbiamo la nostra frutta. Allora, diamo qualche buon consiglio ai nostri amici che ci stanno guardando. Voglio avere una buona produzione sul mio balcone di limoni. Cosa devo fare? L'esposizione? L'esposizione nei posti freddi, nelle località fredde in inverno bisogna sempre cercare di ripararli dall'aperto, dalla brina, dal gelo, sotto dei porticati o sotto delle serre, Quindi a ridosso anche a dei ridosso muri? dei muri, rivolti magari a sud invece che a nord, e eventualmente anche proteggerli con del tessuto non tessuto, con dei cappucci per il periodo invernale, in maniera che la pianta venga riparata specialmente dalla rugiada, dalla brina o dai venti anche. Nei posti più caldi, ovviamente lungo il mare o dove il gelo non c'è o arriva la temperatura agli 0 gradi, non occorre fare E niente. si possono Basta, mettere anche in terra. certo, si possono mettere in terra tranquillamente, non ci sono problemi. L'esposizione è sempre a sole pieno? Possibilmente sì, più luce c'è, la pianta cresce di più, cresce meglio, insomma. È un discorso proprio di luce allora Sì, che la vuole. luce la fa crescere di più la pianta. All'ombra, se viene messa in un posto un pochino ombreggiato, cioè molta ombra, succede questo, succede che la foglia viene più grossa, la foglia viene più verde, più grossa, ma la fioritura si vede poco, Ah, perciò le foglie riferisce meno. grosse vengono con Sì, l'ombra. sì. In un posto molto oscuro, molto ombreggiato, la foglia si stende di più, viene più grossa, ma si vedono meno fiori, Ho capito. si vede meno fioritura, diciamo, in fondo all'anno. Quindi perciò il consiglio è sempre una zona molto Luminosa, luminosa. certo, sì, sì. Bagnature? Ma la bagnatura, come tutti gli agrumi, se una persona la tiene in vaso, bisogna guardare il terriccio, consigliamo sempre di guardare il terriccio. Qui in questo caso qui dove c'è l'irrigatore, vedete che è umido, che è bagnato, qui è asciutto, però qui essendo umido non si bagna, qui c'è l'irrigatore. Bagnandolo con l'innaffiatoio, quando vediamo il terriccio che in questo caso è così, che spolvera un pochino, che è asciutto, si interviene con l'irrigazione, si bagna bene il vaso e poi lo si fa riasciugare. Anche qui, come abbiamo detto prima, cerchiamo di non mettere il sottovaso o di rialzare il vaso in maniera che il vaso della pianta non tocchi l'acqua ristagnante nel sottovaso. Quindi È niente importante, niente sottovasi sottovaso. assolutamente, No, perché no. può essere un grave Sì, pericolo per la pianta, sì, giusto? l'apparato radicale ha bisogno di ossigeno per la respirazione e dove ristagna l'acqua non c'è ossigeno e l'apparato radicale va in marciascenza.
Ok, l'ultima cosa che chiedo è la potatura. La potatura, Quando e quanto la soprattutto? potatura è una cosa importante, noi si interviene a primavera cerchiamo di dargli la forma alla pianta, in questo caso per esempio questa pianta qua, Ora vediamo, adesso tanto abbiamo, per dare un'idea cosa farebbe, ecco, dove questa andrebbe pianta qui, tagliata. per dargli una forma dovremmo intervenire su questo ramo, ora non ho le forbici. Vabbè, lo facciamo magari in un altro video, però andiamo a... Dovremmo intervenire per esempio su questi rami qui, togliendo questi rami qui, scorciando questi rami qui, così, in maniera da formare la pianta, da dargli la nostra forma. Se si vuole dare una forma un pochino più aperta, tipo con 4 branche Sì, laterali e nel centro un pochino più vuota, andremo a togliere i quelli rami, centrali. quelli centrali per dare aria alla pianta, lasciando quelli esterni, in maniera che la luce entra anche al centro e la pianta ha modo di sviluppare anche. Comunque diciamo che è una potatura generosa quella che si fa del limone. Sì, sì, bisogna cercare di togliere un pochino di ramo, ma più che altro dargli la forma che si vuole. È sempre per la forma. Considerando anche che la fioritura della pianta arriva sui rami dell'anno precedente, del ramo maturo diciamo, ecco questo qui è il ramo di quest'anno, però è abbastanza già duretto, un pochino duro, infatti dopo vediamo che comincia la fioritura. Ah, perciò Non sul ramo nuovo, ma sul ramo che ha vegetato tipo da 4-5 mesi, diciamo. ho capito, quindi non viene proprio sul ramo quello nuovo nuovo, No, ma no. su quello Sì. già un po' Già un po' adulto. maturo, sì. Ho capito. Bene, allora abbiamo visto il limone, abbiamo visto anche che alla fine, come un po' tutti gli agrumi, non necessita di tantissime cure, o meglio, sono piante abbastanza rustiche, Sì, no? sono piante abbastanza rustiche, ovviamente gli insetti sono quelli di tutti gli agrumi. Malattie Abbiamo abbiamo parlato anche in modo diffuso, se non l'avete visto andate a vedere, ci sono dei video proprio dedicati alle singole malattie che queste piante, come tutte, possono anche così soffrire. Alessandro, il limone qui che adesso andremo anche a potarlo in un nuovo video, e Maurizio vi salutano, vi rimandano al prossimo video e vi ricordate sempre di mettere un bel pollice lì in su. Ciao, alla prossima!